Ciao ragazzi! In questo tutorial vediamo come si inseriscono velocemente i dati in Excel senza staccare le mani dalla tastiera, cioè senza utilizzare il mouse per spostarci all'interno del foglio di lavoro. Elenchiamo poi gli operatori matematici più utilizzati e li inseriamo all'interno delle formule, che insieme alle funzioni predefinite di Excel sono la parte più importante del software e sono la base su cui si possono effettuare le successive elaborazioni dei dati, grafici e quant'altro. Successivamente vediamo come si scrive una formula, parliamo dei riferimenti relativi e, come applicazione pratica, risolviamo qualche problema di geometria piana utilizzando le formule. Iniziamo! Quando si vuole inserire qualsiasi dato in una cella di Excel, si procede in questo modo. Si clicca una volta sulla cella, si inserisce il dato e si conferma l'immissione in uno di questi tre modi. O si preme Invio e la cella attiva si sposta sulla cella sottostante, oppure si preme il tasto Tab e la cella attiva si sposta a destra, oppure si preme una qualsiasi delle frecce direzionali e quindi la cella attiva si sposta nella direzione desiderata. C'è anche la possibilità, premendo CTRL Invio, di confermare l'immissione evitando che la cella attiva si sposti, cioè il dato viene immesso ma la cella attiva rimane la stessa e quindi possiamo anche formattarla direttamente. La maggior parte delle persone quando inserisce i dati in Excel procede in questo modo: inserisce un dato, preme il tasto freccia a destra, inserisce un altro dato e procede in questo modo sempre premendo freccia a destra. Quando inserisce l'ultimo dato della riga, preme freccia in basso e poi con la freccia a sinistra torna in questa posizione. Oppure procede per colonna inserendo un dato, premendo Invio, inserendo un secondo dato, Invio, un terzo dato, Invio e così via, e poi mediante le frecce torna nella posizione del prossimo inserimento. C'è anche chi, dopo aver inserito i dati, abbandona la tastiera, prende il mouse e si posiziona nella cella del nuovo inserimento. Queste procedure, quando devono essere inseriti molti dati, rallentano le immissioni e quindi vi consiglio questi due nuovi modi di procedere. Primo modo: inserisco il dato, premo Tab, inserisco il secondo dato, premo Tab, inserisco il terzo dato, premo Tab, inserisco il quarto dato e per andare a capo premo Invio. Automaticamente Excel sposta la cella attiva all'inizio della seconda riga e procedendo in questo modo, dato, Tab, dato, Tab, dato, Tab, dato, Invio, si possono inserire i dati in successione senza staccare le mani dalla tastiera e senza usare i tasti freccia per tornare a capo nella riga successiva. Il secondo modo che vi propongo è quello di selezionare l'area di inserimento dati e procedere in questo modo. Inserisco, premo Tab, inserisco, premo Tab, inserisco, premo Tab, inserisco, premo Tab, inserisco, premo Tab e così via. Come si può notare, se l'area è stata selezionata, quando arriviamo a fine riga, con il tasto Tab si va automaticamente a capo e quindi è sufficiente premere sempre il tasto Tab. L'ultimo modo che vi propongo è quello dell'inserimento per colonne. Selezioniamo ancora tutta l'area, inseriamo un dato e premiamo Invio, inseriamo un dato, Invio, Invio, Invio. Premendo sempre Invio, Excel compila la prima colonna e poi si sposta immediatamente all'inizio della seconda colonna e procede per colonne. Dunque ci evita di premere i tasti freccia oppure di utilizzare il mouse per posizionarci all'inizio della colonna successiva. Vediamo ora come si scrive una formula in Excel. Per far capire a Excel che in una data cella vogliamo inserire una formula, dobbiamo cliccare all'interno della cella e digitare uguale. Possiamo poi digitare dei numeri oppure cliccare all'interno di una cella e premere Invio. Dunque, l'inserimento di una formula inizia sempre per uguale e finisce con l'invio. All'interno della formula possiamo utilizzare numeri, celle, operatori matematici e logici e formule predefinite di Excel. La formula appena inserita in cella G4 dice che la cella G4 deve essere sempre uguale alla cella A3. La caratteristica più importante delle formule di Excel è il ricalcolo automatico. Cambiando il contenuto della cella A3, non appena premo il tasto Invio,
anche il contenuto della cella G4 cambia, poiché tutte le formule presenti in un foglio di lavoro vengono ricalcolate in automatico ad ogni immissione dati. Questa opzione può essere disattivata da Formule, Opzioni di calcolo, impostando su Manuale il calcolo, ma per ora non ve lo consiglio. Excel permette anche, senza nuove immissioni, di ricalcolare l'intera cartella di lavoro, cioè tutti i fogli presenti nella cartella, oppure il singolo foglio. Per questi primi tutorial noi utilizzeremo sempre l'opzione di ricalcolo automatico e non ci dovremo mai preoccupare di ricalcolare le formule. Elenchiamo ora gli operatori matematici che possiamo utilizzare all'interno delle formule. Gli operatori sono molto simili a quelli che si utilizzano nelle espressioni matematiche, quindi si utilizza il più per l'addizione, il meno per la sottrazione, l'asterisco per la moltiplicazione. Dunque 5 asterisco 4 darà come risultato 20. Lo slash per la divisione, quindi 9/3 darà come risultato 3. Il segno di percentuale, che corrisponde a dividere la quantità per 100, infatti 20% premendo CTRL virgola corrisponde a 0,2, che è proprio 20 diviso 100. Annulliamo l'operazione, CTRL Z, ed infine l'accento circonflesso che corrisponde all'elevamento a potenza, quindi 3 accento circonflesso 2 darà come risultato 3 alla seconda, cioè 9. Gli operatori di confronto sono invece l'uguale, il maggiore, il minore, esattamente come in matematica, mentre per il maggiore uguale bisogna digitare prima il maggiore e poi l'uguale, per il minore uguale prima il minore e poi l'uguale, e per il diverso si utilizza la combinazione di simboli minore-maggiore. Per quanto riguarda la precedenza degli operatori, Excel dà la precedenza assoluta agli operatori di riferimento, che analizzeremo nei tutorial successivi. Vi è poi il simbolo meno inteso come negazione, la percentuale e poi gli operatori matematici rispettano le stesse precedenze a cui siamo abituati, cioè prima l'elevamento a potenza, poi la moltiplicazione e la divisione e poi l'addizione e la sottrazione. Vi è poi l'ampersand o e commerciale per la concatenazione delle stringhe di testo ed infine tutti gli operatori di confronto. Passiamo ora ad alcuni esercizi sulle formule. Iniziamo dal calcolo del perimetro e dell'area di un quadrato di cui conosciamo il lato. Il perimetro si ottiene moltiplicando il lato per 4 e dunque dobbiamo digitare uguale, clicchiamo nella cella contenente la misura del lato e facciamo per 4 e diamo l'invio. Automaticamente Excel ci fornisce il risultato voluto. Clicchiamo ora nella cella contenente il valore del perimetro e trasciniamo il risultato verso il basso. Otteniamo così tutti i perimetri cercati. Calcoliamo ora l'area. L'area è data da lato per lato e quindi digitiamo uguale, clicchiamo nella cella contenente il lato, moltiplichiamo con il tasto asterisco e clicchiamo nuovamente nella cella contenente il lato. Premiamo invio. Excel così in un attimo ci calcola l'area del quadrato. Questa volta, in alternativa al trascinamento, possiamo fare doppio clic qui in basso a destra e Excel compila la tabella. Come si può notare leggendo una qualsiasi formula, Excel non agisce sui numeri presenti nelle celle, ma agisce direttamente sulle celle. Dunque, quando andiamo a modificare il contenuto di una cella, ad esempio inseriamo 5 in questa cella, automaticamente il perimetro e l'area cambiano di conseguenza. Passiamo ora al rettangolo. Del rettangolo stavolta conosciamo la base e l'altezza. Il perimetro è dato da base più altezza, tra parentesi, tutto per 2, e dunque dobbiamo digitare uguale, aperta la parentesi tonda, base più altezza, chiusa la tonda, per 2, invio. Per quanto riguarda l'area dobbiamo invece fare solamente base per altezza e quindi digitiamo uguale, base per altezza, invio. Ora possiamo trascinare entrambe le formule verso il basso e come ci si poteva aspettare otteniamo come risultati tutti zeri, ma quando andiamo a inserire nuovi dati
Excel calcola in automatico i risultati desiderati. Come ultimo esempio semplice, trattiamo il parallelogramma. Nel parallelogramma il perimetro è dato da base più lato obliquo tra parentesi, tutto per 2, e dunque dobbiamo digitare uguale, aperta la tonda, base più lato obliquo, chiusa la tonda, per 2, invio, mentre l'area si ottiene con la stessa formula del rettangolo, cioè uguale, base, per altezza, invio. Ora non ci resta altro che trascinare verso il basso le due formule e inserire i dati desiderati. In questo modo siamo in grado di calcolare perimetro e area di qualsiasi parallelogramma di cui conosciamo base, altezza e lato obliquo. Prima di concludere voglio farvi notare una cosa molto importante. Quando in Excel inseriamo una formula e nella formula clicchiamo all'interno delle celle, Excel scrive il nome della cella in questo modo. Questo viene detto riferimento relativo, poiché nella formula iniziale, ad esempio, Excel fa A3 per A3, ma quando trasciniamo la formula verso il basso, la formula si aggiorna e diventa A4 per A4, cioè moltiplica 2 volte questa cella. I riferimenti relativi si modificano automaticamente per trascinamento. Anche se io trascinassi verso destra una cella, la formula iniziale è A7 per A7, ma quando vado a trascinarla verso destra diventa B7 per B7, quindi non si modificano solamente i numeri, ma anche le lettere corrispondenti alle colonne. In uno dei prossimi tutorial dedicherò una lezione a tutti i tipi di riferimento che si possono utilizzare in Excel. Per ora è tutto. Nel prossimo tutorial svolgeremo esercizi in cui si utilizzano tutti gli operatori matematici, anche la radice quadrata. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi aspetto! Ciao!